Oggi siamo qui nel ristorante Il Seggio del Popolo, abbiamo Ilenia Petrillo, classe 1988. Il Seggio del Popolo nasce come luogo che cucina senza mentire. Cosa significa dire la verità attraverso un piatto? Allora, la verità attraverso un piatto oggi nella ristorazione significa ritornare un po' alle origini, soprattutto nella ristorazione napoletana, perché con il boom turistico che Napoli sta vivendo negli ultimi anni, un decennio almeno, a volte la ristorazione si piega alle logiche del mercato, quindi ricercare un po' la verità nella gastronomia napoletana e nella cucina napoletana significa tornare alle origini, ma non solo a quello che facevano le mamme, le nonne, addirittura andando a ricercare proprio la radice culturale, quindi non solo gastronomica, della cucina napoletana, che per Napoli ha avuto un'importanza enorme, e oggi a volte appunto piegandosi un po' alle regole del mercato questa tradizione è venuta meno, e io credo che a volte la ristorazione sia manchevole di questo punto fondamentale per riscoprire la nostra verità anche dal punto di vista culturale. Secondo te cucinare può essere un atto politico? Cucinare è un atto politico, soprattutto in città come la nostra, perché Napoli, per la sua narrazione che ha a volte subito, tossica a volte, no? Abbiamo avuto dei periodi bui nella nostra città e fortunatamente adesso stiamo vivendo dei periodi di rinascita. È un atto politico cucinare ed esportare nel mondo la nostra cucina, perché la cucina italiana in realtà è conosciuta nel mondo per la cucina napoletana essenzialmente. Quando si prepara un ragù o si parla di una ricetta del ragù napoletano, in realtà all'interno, come Napoli stessa, c'è stratificazione, ci sono origini francesi, c'è la trasformazione poi napoletana, c'è tutto il nucleo poi di culture, di a volte diciamo re, viceré, cuochi che sono venuti dall'estero a portarci alcune culture anche gastronomiche. Quindi noi quando mangiamo un piatto in realtà stiamo facendo un atto politico, perché stiamo ricordando tutta la nostra storia. Per quanto riguarda la storia, avete riportato alla luce lo scammaro, una preparazione ormai quasi scomparsa. Cosa racconta questo piatto della Napoli di oggi più di quella del passato? Allora, oggi Napoli sta, appunto come dicevo prima, nella sua rinascita, sta riscoprendo un po' anche le sue origini. Delle ricette ormai in disuso, che magari prima appartenevano molto alla cucina popolare, quindi anche abbastanza povera. Oggi, quando il mercato è saturo, soprattutto nella ristorazione, succede sempre che si cerca di ritornare alle ricette più semplici, quelle più povere di ingredienti, quelle più genuine, e lo scammaro fa parte di queste ricette, perché inventato da Cavalcanti, lo scrive il napoletano antico, tra l'altro, nel suo manuale di cucina teorico-pratica, anno 1837, che è il primo manuale, tra l'altro, di cucina che abbiamo e di cui abbiamo testimonianza scritta. E in questa ricetta lui ci spiega come con ingredienti semplicissimi e anche salutari, perché abbiamo l'uva passa, quindi la frutta secca, abbiamo l'alice dissalata, abbiamo i pinoli, e con un semplice spaghetto riesce a fare una frittata senza uova, cioè riesce in una padella a ricreare quella che per noi oggi è la frittata dei maccheroni, e lo fa però senza grassi animali, per i monaci benedettini dell'eremo dei Camaldoli, che appunto all'epoca rispettavano moltissimo la Quaresima, quindi mangiavano di magro e non potevano appunto mangiare dei grassi animali, e Cavalcanti crea questa ricetta per sfamarli, tra virgolette, però con gusto. E il termine scammaro deriva proprio dall'atto di uscire dalle camere, quindi per mangiare durante la Quaresima, quindi scammarare. Questo termine deriva proprio da quest'atto dei monaci benedettini, quindi è una riscoperta di una tradizione ormai diciamo abbastanza in disuso, che però devo dire oggi noi proponiamo nel nostro ristorante e va per la maggiore, è il piatto più venduto di Seggio del Popolo, quindi siamo orgogliosi. Entrando nel campo pratico della ristorazione, nel vostro lavoro il tempo sembra rallentare, ma quanto è difficile difendere un tempo della cucina che non segue la velocità del consumo? Difficilissimo, appunto sempre perché purtroppo questa società è ormai piegata in tutto e per tutto al mercato. Abbiamo delle ricette a Napoli della tradizione che sono per definizione lente, cioè noi usiamo il termine pippiare o pappuliare del ragù
il napoletano, perché è una cottura molto lenta, di tantissime ore, anche 2 giorni. Alcune nonne lo facevano anche per 3 giorni. Fare delle preparazioni come il ragù, la genovese, che ha la stessa cottura, significa innanzitutto non solo rispettare la tradizione, ma anche andare contro a una visione del mondo moderna secondo cui tutto deve essere veloce e istantaneo. Molto spesso, per esempio, ci troviamo a dire noi dei clienti che non sono di Napoli, che magari non conoscono queste culture molto particolari delle nostre basi, dei nostri sughi, che non siamo al fast food. Cioè, quando uno arriva in un ristorante napoletano che vuole riportare la tradizione vera e autentica, bisogna anche godersi l'esperienza, e quindi magari un piatto di pasta non è precotta come succede in altre realtà internazionali, ma a Napoli soprattutto, ma direi anche in Italia, su tutto il territorio, abbiamo una cultura secondo cui la pasta viene cotta al momento, e paste come le nostre, soprattutto del territorio campano, quelle di Gragnano per esempio, hanno delle cotture che sfiorano i 10-12 minuti. Quindi noi spieghiamo proprio al tavolo queste situazioni, cercando anche appunto di fare un po' di cultura oltre a farli da mangiare. Qual è il gesto quotidiano che senti più tuo in cucina? Allora, il gesto quotidiano che sento più mio è, questa è una cosa un po' personale, diciamo, attiene un po' ai miei ricordi, quindi il fatto di tagliare a metà un pomodoro, di schiacciare con le mani il pomodoro del Piennolo del Vesuvio, perché così mi insegnò mia nonna, e diciamo si tramanda un po' nelle case, nella cultura popolare napoletana, alcuni gesti che sembrano, diciamo, inusuali. Il gesto di schiacciare il pomodoro del Piennolo con le mani e buttarlo in padella non è proprio un'ortodossia, però io penso che faccia parte della manualità autentica di Napoli fare così. Quando un gesto viene tramandato senza essere scritto, cosa si trasmette davvero? Una tecnica o una visione del mondo? Si trasmette la visione del mondo, perché la tecnica è qualcosa che si può imparare. È vero che non c'è genio senza tecnica, però per esempio noi abbiamo avuto Maradona, quindi diciamo che aveva tecnica e genio. Se non avesse avuto il genio e la genialità, non credo che con la tecnica sarebbe diventato Maradona. Quindi la visione del mondo, quando si cerca di fare una cucina autentica, è fondamentale. Tutto quello che si prepara in un piatto secondo una ricetta c'è della tecnica, ma se non cerchi di far trasparire la tua visione del mondo, credo che stai facendo soltanto da mangiare, quindi un ristorante vale l'altro, insomma. Quanto Napoli entra nei tuoi piatti oltre agli ingredienti? È tutto, Napoli è tutto quello che ha ispirato sia il nostro ristorante sia la mia cucina. In realtà è praticamente la base fondante della nostra cucina, cioè tra le pareti, cioè negli ingredienti, cioè nelle ricette che proponiamo, nei libri che abbiamo letto e tradotto dal napoletano antico, c'è nel nome addirittura che si rifà all'epoca ducale, quindi Napoli è presente in ogni singolo piatto che noi presentiamo al Seggio del Popolo. Il quaderno delle ricette non è solo un romanzo, ma un dispositivo simbolico. Quando hai capito che la cucina poteva diventare un vero e proprio linguaggio narrativo? Allora, l'ho capito da bambina in realtà, quando mia nonna, che è stata la mia principale maestra, la domenica mattina si svegliava alle 5 e faceva un rituale. Preparava la macchinetta del caffè, si fumava la sua prima sigaretta, poi mi veniva a svegliare e facevamo gli gnocchi. E questo era un rituale di tutte le domeniche mattina. Quando lei faceva gli gnocchi io osservavo proprio la sua gestualità, e il fatto di impastare o comunque di schiacciare la pasta con il dito e farla scivolare sul tavolo con la farina mi è rimasto molto impresso, e poi è una gestualità che io ho riproposto anche in alcuni eventi particolari qui a Seggio del Popolo. Mettevo proprio il lenzuolo sulle tavole e facevo vedere come si asciugavano gli gnocchi, cosa che mia nonna faceva sul letto, nelle case antiche prima si faceva sul letto. L'ho capito in quel momento, poi ovviamente l'ho messo in pratica quando abbiamo aperto 6 anni fa Seggio del Popolo, e diciamo che io mi sarei un po' annoiata a fare soltanto ristorante così. L'ho voluto intingere di cultura, spero di esserci riuscita,
e ho voluto, diciamo, mettere tutto il mio bagaglio personale, ma soprattutto tutto l'amore che ho per Napoli in tutto quello che facciamo, quindi nelle nostre ricette in primis, ma anche nell'accoglienza, e quindi spiegare passo passo come si fanno determinate cose, così che magari anche i turisti che vengono possano poi ritornare a casa con un bagaglio culturale più ampio. Oggi i clienti cercano verità o esperienza? Oggi vanno per la maggiore l'experience, quindi questa cosa un po' moderna della ristorazione che si è data negli ultimi anni, soprattutto grazie ai programmi televisivi, credo, che parlano di cucina, e l'experience può essere, diciamo, declinata in vari modi. Io quando esco dal mio ristorante e magari mi capita di andare a mangiare da qualche parte, cerco in primis la verità. Che cosa ci metti nel piatto, perché stai facendo quel piatto, perché l'hai scritto a menù, come lo stai eseguendo e che storia c'è dietro. Quindi potrebbe essere anche un'experience questa, ma è fondamentalmente una verità.